Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. La litosi, cioè il cattivo odore dell'aria emessa col respiro, è un problema che nella maggior parte dei casi non è grave ed è facilmente risolvibile. A volte però può essere la spia di problemi di salute più importanti. Inoltre, non sempre è semplice capire se il proprio alito è cattivo o meno. Ci sono persone letteralmente fissate che non dovrebbero preoccuparsi perché in realtà non soffrono di alitosi e invece persone che dovrebbero occuparsene ma non percepiscono il problema. In questo video quindi capiamo come scoprire se si soffre di alitosi, quali sono le principali cause e come sbarazzarsi del problema in poche e semplici mosse. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. Scoprire se soffri di alitosi non è proprio così semplice, infatti non basta espirare nel palmo delle mani e poi inspirare per percepire l'odore. Il metodo più semplice prevede di passare una garza sulla lingua per più volte e poi aspettare qualche minuto prima di valutarne l'odore. Puoi utilizzare in alternativa anche del filo interdentale o un cucchiaino da passare sul retro della lingua, quindi aspettare qualche minuto e vedere che odore ha. Se hai abbastanza confidenza puoi chiedere ad un'altra persona di sentire il tuo alito, anche se in caso di alitosi la comunicazione non verbale delle persone è abbastanza esplicita, se quando parli si allontanano e il tuo alito non è gradevole. Generalmente l'alitosi non è un disturbo grave, ma se il problema persiste oppure l'odore è molto forte o caratteristico o è associato ad altri sintomi, è importante rivolgersi al medico. La causa dell'alitosi è nella stragrande maggioranza dei casi da attribuire alla proliferazione di batteri all'interno della bocca, anche se alla base possono esserci anche patologie più importanti dell'apparato respiratorio, gastrointestinale o di fegato e reni. In circa il 90% dei casi di alitosi il problema è generato dalla produzione da parte di batteri nel cavo orale, in particolare nel retro della bocca, di composti sulfurei maleodoranti. Chiaramente questi batteri proliferano in presenza di residui di cibo, di carie dentale o di infezioni gengivali, tutte dirette conseguenze di una scorretta igiene orale. Non necessariamente però la proliferazione batterica è causata da una scarsa igiene orale. Ad esempio, quando siamo raffreddati o soffriamo di sinusite o di altre patologie respiratorie, la produzione di muco e pus possono causare una crescita esponenziale dei batteri e di conseguenza il nostro alito non sarà più gradevole. Per mantenere il corretto equilibrio della bocca è molto importante che vi sia un'adeguata produzione di saliva. Infatti la bocca secca o xerostomia è tra le cause dell'alitosi. Tale secchezza può manifestarsi per diversi motivi, ad esempio se non beviamo abbastanza acqua e quindi siamo disidratati. Ad esempio, è perfettamente normale al mattino non avere un alito fresco perché durante la notte non beviamo e di conseguenza la bocca si disidrata. Questo fenomeno inoltre è tra gli effetti collaterali di alcuni farmaci, tra cui antipertensivi, ansiolitici, antidepressivi e antistaminici che vengono assunti anche per periodi prolungati di tempo. L'alitosi è più frequente tra i fumatori perché causa secchezza e altera tutto l'equilibrio della bocca. Tra le credenze comuni vi è sicuramente quella che l'alitosi sia correlata a problemi di digestione. Sicuramente se ingeriamo cibi dall'odore forte come l'aglio o la cipolla è normale aspettarsi di sentirne le tracce per un pochino di tempo, ma in assenza di patologie il contenuto dello stomaco e il suo odore non può risalire alla bocca attraverso l'esofago. Il discorso è diverso per chi soffre di reflusso gastroesofageo e sente quindi risalire il contenuto gastrico percependone anche l'acidità. Sicuramente però una digestione difficile e con grande produzione di gas non aiuta. Sono quindi sconsigliati quegli alimenti difficili da digerire, alcolici e dolci. I primi perché causano l'emissione di sostanze dall'odore sgradevole attraverso il respiro e i secondi perché favoriscono la proliferazione dei batteri. In chi soffre di diabete la percezione di un alito fruttato è sintomo di una situazione detta chetoacidosi diabetica. Questa condizione richiede l'intervento immediato del medico perché si può arrivare addirittura al coma e alla morte. Anche nei bambini è possibile dopo un periodo prolungato di digiuno o dopo una febbre molto
forte, sentire l'alito fruttato tipico della chetoacidosi, detto anche acetone. In questi casi però si risolve semplicemente reidratando il bambino e facendolo mangiare correttamente. Se però quest'alito fruttato nei bambini è associato ad altri sintomi come una sete molto intensa o la necessità di urinare spesso, è importante rivolgersi al medico perché il diabete purtroppo si può manifestare anche in età pediatrica. L'alito cattivo o dall'odore particolare, soprattutto se persistente, può essere provocato anche da patologie più gravi come tumori o problemi ai reni e al fegato. In particolare, in caso di insufficienza renale, l'alito assume un odore di urina o ammoniaca, mentre in caso di insufficienza epatica assume un caratteristico odore pungente e sulfureo. Se l'alito cattivo è causato da patologie, chiaramente per risolvere il problema si deve intervenire sulla causa e quindi rivolgersi allo specialista adeguato. Per fortuna però nella maggior parte dei casi l'alito cattivo può essere combattuto con poche e semplici mosse. Segui una corretta alimentazione ricca di frutta, verdura, cereali ed erbe aromatiche come salvia, menta, rosmarino, timo e basilico. Evita invece le spezie troppo forti se non ne gradisci l'odore, gli alimenti difficili da digerire, gli alcolici e i dolci. Evita anche il digiuno prolungato e bevi molta acqua. Un aiuto potrebbe venire anche da alimenti derivati del latte fermentati come lo yogurt e il kefir, grazie alla presenza di probiotici che favorirebbero l'equilibrio anche della bocca. Evita di fumare, non solo per l'alito cattivo ma anche per tutti gli altri danni che il fumo provoca al tuo organismo. Esegui una corretta igiene orale, recandoti ogni 6 mesi dal dentista ma impegnandoti anche nel quotidiano. Se al mattino non fai colazione, lava comunque i denti e fallo anche dopo ogni pasto. Dentifricio, spazzolino e colluttorio però, anche se specifici, da soli non bastano, o meglio, lavano la bocca solo a metà. Almeno una volta al giorno utilizza il filo interdentale o gli scovolini o gli archetti. Infatti sono proprio i residui di cibo tra gli spazi interdentali a favorire la proliferazione batterica all'interno della bocca. Se vuoi puoi anche utilizzare spray deodoranti, gomme o pastiglie a base di estratti vegetali come la menta o l'eucalipto per avere un alito più fresco. Anche degli integratori che rinforzino le difese della bocca possono aiutarti ad avere un maggiore equilibrio. A questo link trovi la selezione dei migliori prodotti contro l'alito cattivo presenti su semprefarmacia.it. In caso di bocca secca persistente o xerostomia, utilizza gel idratanti che, oltre a risolvere il problema dell'alitosi, ti daranno un maggiore comfort. Abbiamo visto cosa provoca la litosi e soprattutto come rimediare rapidamente. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.